Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò del set di punte per trapano e inserti della Popomen modello MTH 400, contiene 125 pezzi. Adesso apriamo la valigetta e guardiamo il contenuto, ovviamente lo metteremo anche alla prova. Iniziamo! Il prodotto è acquistabile su Amazon, arriva all'interno di questa scatola di cartone con questa illustrazione sulla parte frontale. Però non ci sono scritti dettagli e caratteristiche né sulla confezione né anche su un eventuale manuale di istruzioni, almeno io non l'ho trovato all'interno. Allora, la valigetta è abbastanza rigida, è robusta, una plastica davvero molto dura. Aprendola con queste chiusure sulla parte frontale troviamo il contenuto e si tratta di 125 pezzi, però considerando anche questi tasselli che saranno una ventina circa, e all'interno troviamo quindi delle bussole con codolo esagonale, misura da 6 mm fino a 10 mm, degli inserti per trapano, quindi comunque cacciavite anche manuale, e ci sono 10 inserti da 50 mm e 50 inserti invece da 25 mm, più queste punte di 4 misure 13, 16, 19 e 22 mm, anch'esse con codolo esagonale. Le uniche punte che non hanno il codolo esagonale sono le punte di trapano che adesso vedremo. Poi abbiamo anche questo adattatore, questa prolunga, che si può utilizzare con qualunque tipo di inserto, ci permette di cambiare rapidamente l'inserto senza aprire il mandrino ogni volta che abbiamo necessità, perché è magnetico, quindi basta sfilare l'inserto dall'interno della cavità esagonale e inserire eventualmente l'altro con cui dobbiamo sostituirlo. Poi abbiamo anche questo svasatore per fare la svasatura e accogliere la testa della vite nel legno, e questo comodo calibro per punte di trapano. Punte di trapano che sono messe all'interno di questo alloggiamento ribaltabile e che possiamo misurare. Per esempio questa è una 6,5, qua abbiamo riportato 6,5 e ci entra perfettamente, scorre perfettamente solo in questa, senza avere la possibilità di fare nessun movimento laterale. Nella misura numero 7 invece abbiamo uno spazio che ci consente di muoverlo, nella misura numero 6 non entra, quindi ci consente di sapere, conoscere il diametro, che siano tondini, punte di trapano, eccetera. In questo alloggiamento abbiamo anche queste screw finder, penso che la pronuncia sia corretta, comunque ora vi farò vedere come si utilizzano. E allora, mettiamo alla prova un po' tutto, facciamo una prova rapida, ovviamente non posso provare 125 inserti, però vediamo in linea di massima come si comportano i vari inserti che sono all'interno di questa valigetta. Per fare questa prova utilizzerò questo avvitatore, è della Tecpo ed è brushless. Se vi interessa me lo fate sapere e vi farò una recensione anche su di questo. Allora, iniziamo direttamente praticando un foro in un angolo con una punta per legno. Questa è quella da 8 mm. Ok, proviamo quella da 10. Ok, riescono a forare entrambe tranquillamente. Facciamo una prova con quella da 4 mm, che è la più piccola. Come vedete, ovviamente quella più piccola entra con molta facilità. E allora proviamo anche queste punte. Iniziamo con quella da 22 mm. Ok, mi fermo alla profondità della parte tagliente e proseguiamo con gli altri tipi di inserti. Adesso proviamo questi accessori. Si chiama screw finder e serve ad evitare delle viti in modo che non caschino. Si inserisce l'inserto nella parte posteriore in questo modo, dopodiché si mette la vite qua, così la vite rimane praticamente all'interno e possiamo avvitare su qualunque superficie. La molla che c'è all'interno ci permette di affondare il bit al suo interno
fino ad un certo punto, dopodiché si rimuove e si continua senza l'inserto. Quindi semplicemente un aiuto per non far cadere le viti. Facciamo anche una prova rapida con le bussole in dotazione che però non hanno il magnete. Io preferisco quelle con il magnete perché ci garantiscono di mantenere la punta attaccata se dobbiamo fare dei lavori in profondità. Comunque queste dovrebbero lavorare pure bene. Perfettamente. Adesso passiamo alle punte da ferro. Sono punte HSS, questa è una punta da 6 mm. Gira perfettamente dritta. Ok, metto olio da taglio, vi ricordo di utilizzare sempre le boccettine come queste e vi lascerò il link nella descrizione per poterle comprare uguali. E allora servono a mettere l'olio da taglio senza sporcare il piano di lavoro. Vado, non faccio molta forza, sto utilizzando la velocità 1, quindi una velocità bassa. Perfetto, vi ricordo di inserire sempre la frizione nell'abitatore quando si forano i metalli in generale. Ho fatto anche un video a proposito, proprio per evitare di avere un contraccolpo nel polso. Facciamo un altro foro. Perfettamente, 2 fori eseguiti in pochissimo tempo. E adesso la punta per forare il mattone, la punta da pietra. Sto utilizzando direttamente una punta da 10 mm, anche questa abbastanza dritta, e praticherò un foro senza percussione su questo mattone per vedere la qualità della punta senza l'aiuto della percussione. Poi ne faremo uno anche con la percussione. Perfettamente, 10 mm nel mattone forato, praticati praticamente subito. Proviamo adesso con la percussione ed entra come il burro. E allora ragazzi, io ho finito con questo video in cui vi ho semplicemente dimostrato il contenuto di questa valigetta. Abbiamo provato qualcosina così al volo. Cosa dire? È un kit economico per chi vuole avere una scorta di inserti di quasi tutti i tipi, comunque i più diffusi e quelli che più facilmente capita di dover utilizzare soprattutto in casa per lavoretti, quindi gli inserti per l'abitatore più le punte di trapano. Ci sono pure alcuni tasselli in dotazione, non stiamo parlando di nulla di eclatante, però comunque vanno bene. Devo essere sincero, voi sapete che io nelle mie recensioni sono sempre sincero, soprattutto quando me le mandano. Allora, la punta di trapano da 10 mm per legno oscilla un pochettino, devo essere sincero, ha un minimo di oscillazione. Le altre punte invece vanno bene, soprattutto quelle per il metallo, e quelle per il muro sono perfettamente dritte. Cosa dire? Per il resto sono degli inserti semplici, quindi delle bussole che ci consentono di svitare ed avvitare, dei bit per il nostro abitatore, lo svasatore, il calibro per misurare le punte, più questi inserti che ho scoperto si chiamano screw finder, potete trovare anche qualcosa su YouTube, che si utilizzano nel modo che vi ho fatto vedere. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, ringraziare Popoman per avermi mandato questo set di punte. Fatemi sapere se volete recensito questo avvitatore brushless della TechPo, così eventualmente farò un video appositamente su di lui, e basta. Vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, spero di esservi stato utile e di avervi tenuto compagnia e ci vediamo a tutte le mie prossime recensioni. Prima però ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, cliccare anche sulla campanella in modo che si attivi il segno di spunta, potete ricevere delle mail ogni volta che io caricherò un nuovo video e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!